Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Nar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro I quattro accordi. Guida pratica alla libertà personale è un libro scritto da Miguel Ruiz che offre un nuovo punto di vista sulla vita, basato sugli antichi insegnamenti toltechi. Questo libro è diventato un bestseller internazionale, grazie alla sua capacità di offrire una guida pratica per ottenere una maggiore libertà personale. Il testo introduce il lettore a un sistema di credenze che ha il potere di trasformare la propria vita, liberandosi dai vincoli dell'autocritica e dei giudizi esterni. Attraverso una serie di principi essenziali, Ruiz cerca di aiutare ciascuno a vivere in modo più autentico e consapevole. I quattro accordi che dà il titolo al libro sono semplici nella loro formulazione, ma incredibilmente profondi nella loro applicazione quotidiana. Le lezioni contenute nel libro sono facilmente applicabili nella vita moderna, rendendolo un'opera senza tempo. La filosofia di libertà personale che Ruiz propone non solo mira a migliorare il benessere personale, ma anche a migliorare le relazioni con gli altri. I lettori sono invitati a esplorare e valutare le proprie convinzioni, praticare il distacco dall'opinione altrui e lavorare verso l'autoaccettazione e l'amore. Scoprire queste chiavi di libertà personale può davvero trasformare l'esperienza di vita di ogni individuo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, essere impeccabili con le parole. Miguel Ruiz presenta il primo accordo, che invita a essere impeccabili con le parole. Questo principio sottolinea l'importanza di utilizzare la nostra capacità comunicativa in modo positivo e costruttivo. Le parole hanno un enorme potere, infatti possono costruire o distruggere sogni e relazioni. Essere impeccabili significa usare le parole con integrità, evitando la manipolazione e il pettegolezzo, e concentrandosi invece sull'onestà e la verità. Secondo Ruiz, la prima chiave per la libertà personale è quindi un utilizzo consapevole del linguaggio, che influisce non solo sulla nostra percezione degli eventi e di noi stessi, ma anche sulla nostra realtà complessiva. Egli suggerisce di evitare di parlare contro di sé o degli altri e di concentrarsi sull'uso delle parole per diffondere amore, comprensione e guarigione. Questo accordo promuove la responsabilità personale nella comunicazione e la consapevolezza del potere che le parole hanno nel modellare la nostra vita e quella altrui. Secondo, non prendere nulla sul personale. Il secondo accordo di Ruiz insegna a non prendere nulla sul personale. Questa saggezza tolteca suggerisce che ciò che gli altri dicono o fanno è una proiezione del loro mondo interiore e non necessariamente un riflesso della nostra realtà. Quando capiamo che le azioni e le parole delle persone sono spesso guidate dalle loro paure, insicurezze e credenze, diventa più facile non lasciarsi condizionare dai giudizi altrui. Prendere le cose sul personale significa spesso accettare il dramma emotivo degli altri come nostro, il che ci conduce a sofferenza non necessaria. Ruiz spiega che comprendere questo accordo ci permette di sviluppare una corazza emotiva che ci protegge da critiche e offese. Questa pratica di distacco non è sinonimo di indifferenza, ma di comprensione. Significa assumersi la responsabilità delle proprie emozioni senza permettere che le azioni altrui ne prendano il controllo. Disporre di questa consapevolezza porta a una maggiore serenità emotiva e a relazioni più sane. Terzo, non supporre nulla. Frutto di una lunga tradizione di saggezza, il terzo accordo invita a non fare supposizioni. Spesso nel nostro quotidiano tendiamo a fare congetture su ciò che gli altri pensano o sentono, creando malintesi e problemi inutili. Ruiz suggerisce che la chiave per evitare questo è la comunicazione chiara e diretta. Quando notiamo che stiamo facendo supposizioni, l'accordo raccomanda di cercare chiarimenti e di porre domande. Supponiamo che le persone sappiano ciò che pensiamo o desideriamo, e quando queste aspettative non vengono soddisfatte, sorgono delusioni e conflitti. Questo principio ci invita a spostare l'attenzione dal creare aspettative non dette al chiarire i nostri bisogni e desideri. Essere diretti nelle comunicazioni e nei chiarimenti contribuisce alla chiarezza
e riduce i malintesi nei rapporti. Ricordando di non fare supposizioni, possiamo vivere con una maggiore trasparenza e autenticità, che nutre relazioni più genuine e serene. Quarto, fai sempre del tuo meglio. Il quarto e ultimo accordo è forse il più rassicurante. Fare sempre del meglio che si può. Questo non implica una ricerca della perfezione, ma un invito a dare il massimo secondo le nostre capacità e circostanze di quel momento. Ruiz parla dell'importanza di accettare le nostre limitazioni e di non giudicarci con troppa durezza. Quando facciamo del nostro meglio, evitiamo i rimpianti e le autoaccuse, poiché sappiamo di aver dato il massimo. Ovviamente il nostro meglio può variare di giorno in giorno, a seconda di innumerevoli fattori, come umore, salute e situazione esterna. La vera sfida è riconoscere e onorare questi cambiamenti accettandoli senza giudizio. Fare del proprio meglio è sufficiente per mantenere un equilibrio interiore e garantire una crescita personale costante. Inoltre, questo accordo aumenta la nostra capacità di adattamento e resilienza, garantendo che il nostro cammino verso la libertà personale sia sempre in sintonia con il nostro essere profondo. Infine, l'importanza della consapevolezza, oltre ai 4 accordi fondamentali. Ruiz sottolinea l'importanza della consapevolezza come strada maestra verso la libertà personale. La consapevolezza è la capacità di mantenere la nostra attenzione sul momento presente e di riconoscere come i nostri pensieri e le nostre azioni influenzano la nostra realtà. Essere consapevoli significa essere vigili sui nostri pensieri ricorrenti, schemi comportamentali e reazioni emotive, per comprendere come questi fattori plasmano le nostre esperienze. La pratica della consapevolezza ci aiuta a diventare osservatori delle nostre vite, permettendoci di vedere chiaramente dove le nostre credenze limitanti e autoimposte ci trattengono. Ruiz ci invita a risvegliarci dal sogno di chi crediamo di essere e a vedere chi siamo realmente, senza i condizionamenti della società e della nostra voce interiore critica. La consapevolezza permette la trasformazione personale, essendo il punto di partenza per qualsiasi cambiamento desiderato e per la ricerca della nostra verità interiore. Nel contesto del libro diventa la base su cui poggiano tutti gli accordi. In conclusione, I 4 accordi è un libro che può arricchire chiunque cerchi una vita più autentica e libera dai condizionamenti esterni. Adatto a coloro che si sentono intrappolati in abitudini mentali negative o che desiderano migliorare le loro capacità relazionali e comunicative, questo libro offre strumenti pratici e accessibili per iniziare un percorso di automiglioramento. Seguendo i consigli di Ruiz, lettori possono imparare a vivere con maggiore consapevolezza e meno stress emotivo, sviluppando relazioni più sane e genuine basate su rispetto reciproco e empatia. Gli accordi proposti agiscono come una guida verso una vita più pacifica e appagante, insegnando il valore dell'integrità personale e della responsabilità delle proprie scelte. Abbracciare i 4 accordi aiuta a navigare con maggiore serenità anche le situazioni più difficili, rappresentando un vero e proprio strumento di crescita personale. In un mondo sempre più rumoroso e complesso, le semplici ma profonde intuizioni di questo libro possono fare la differenza, portando maggiore chiarezza e autenticità nelle esperienze quotidiane. Se vuoi supportare Miguel Ruiz, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.